Ciao a tutti, Federico, non bevo da 2 settimane, però sono contento di essere qui con voi, intanto a condividere questa passione moto, strada, fuoristrada, quel che è. Cani. E niente, parto come motociclista medio, viaggiatore, così. Dove arrivi? E rimango medio, però insomma il fatto di, come dire, salire su una moto e avere la possibilità di affrontare diversi tipi di percorsi, strada, fuoristrada, in probabile sicurezza, questo insomma mi mette più a mio agio quando mi preparo a un eventuale viaggio. Per il resto già ho fatto il primo corso con Jordi e mi ha fatto un po' il culo così, avevo i gomiti e le spalle sbudellate. E quindi, nelle tue parole lo riconosco. esatto, ho già preparato il Brufen, quindi insomma mi aspetto un weekend, domenica, lunedì interessante. Ottimo. Lui aveva le spalle distrutte, no? È bello trovarsi in queste situazioni e conoscere persone nuove con la quale condividere la tua stessa passione per la moto. Oltretutto sono talmente fortunate che per esempio c'erano persone che venivano dal profondo sud e hanno avuto la possibilità di noleggiare una Fiammante 890. Che culo! Iniziato il corso, breve meeting e briefing a inizio mattinata. Adesso in moto con Gigi, ragazzi. Corso in moto con Gigi organizzato dalla Vale di K Modena Store e tanti motociclisti, persone illustri come Gio Sala che ci danno una mano insieme ovviamente a Jordi e Aimo, e si preannuncia un corso interessante. Adesso giretto su strada per capire un po' il livello dei partecipanti e salve signora, e vedere un po' di organizzare il corso probabilmente in 2 classi, ecco. Facciamo questa mattinata un po' su strada, quindi per mettere in pratica quel pizzico di teoria che Jordi ci ha inculcato. Minchia Federico, stamattina proprio mi fai sognare. Questa parte un po' di tornanti stretti, dove è importante mantenere i gomiti larghi e giocare tanto con la frizione, perché la frizione, ragazzi, c'è un mondo tra lasciarla e tenerla premuta, proprio lì che bisogna usare queste 2 dita, queste sgrillettare un po' in modo tale da far scorrere la moto se necessario e non giocare tanto con l'on e off delle moto. Ecco, tutto qui. Madonna, posso fare anch'io il tecnico di laboratorio. Parlo personalmente, non è che io l'abbia fatto perché dico no, devo fare questo corso anche così perché su asfalto poi devo andare più forte. No, assolutamente no. Sapete che io non amo andare forte su strada, ma è soltanto un modo per essere più sicuri e impostare bene le curve e non essere, come dire, Federico, che cazzo vuoi dire? Non essere succube del comportamento della moto, e in tutto questo anche una sicurezza per gli altri, perché se io faccio un tornante a destra e per fare il tornante a destra mi devo andare nell'altra corsia, è normale che metta a repentaglio anche la salute degli altri. Bravo Federico, quando mandi questi messaggi veramente ti darei una bella pacca sul culo. Credo che Gio Sala non abbia bisogno di presentazioni. 6 titoli mondiali, 19 campionati italiani e 10 Dakar. Cioè un palmarès di tutto rispetto, oltre che essere un personaggio incredibile, cioè quasi una figura mitologica. Sono attaccato alla moto, non sono attaccato sul manubrio, accelero senza usare le braccia. È solo il corpo che compensando l'accelerazione mi permette di non aggrapparmi al manubrio. Ovviamente le prime volte sarà difficile, perché uno che ha sempre guidato seduto non è che gli viene così naturale, ma se noi proviamo a fare 5 minuti, 10 minuti, insomma qualche testa anche magari in una situazione abbastanza facile, è una cosa importantissima, perché se io accelero col braccio praticamente con la posizione dritta, è chiaro che uno le perdi direzione di è chiaro vagamente il mio bergamasco, si capisce? Queste sono le cose abbastanza fondamentali che per guidare in piedi. La frenata, come dicevamo stamattina, freno
con tutti e due i freni in modo importante, dipendendo dalla velocità, prima nella curva, e arrivo nella curva che praticamente ho la velocità giusta per affrontarla. Ovviamente se non conosco il percorso mi limito un po', e prendo la curva tenendo la moto in accelerazione, perché se la moto è in neutrale, cioè che sta spingendo di inerzia, non ha quel controllo che tu hai quando invece la ruota davanti sta spingendo. Quindi la frenata decisa sul dritto e poi si curva con un filo di gas secondo come è fatto il percorso. Stiamo col peso sempre in avanti, spingendo sulle pedane. Peso indietro, ci buttiamo qua dentro, diamo ancora del gas. Peso indietro per frenare. È qua che mi fotte! Che bello! Avete visto il video del mio corso con Jordi, il mio primo corso di fuoristrada, capirete il perché io amo farlo in questo castello dal Pozzo. Perché il fatto di ripetere giro dopo giro lo stesso percorso, lo stesso tracciato, ti dà la possibilità di capire la moto, capire quello che stai facendo, quindi giro dopo giro capisci realmente quello che stai facendo, come lo stai facendo, e ti dà quindi anche la possibilità di migliorare. Perché se vai in un percorso, come dire, sempre diverso, cioè tu non hai mai la possibilità di ripetere la stessa pietraia, la stessa curva, come l'hai impostata, e invece poi c'è Jordi, c'è Aimo, c'è Joe, la stessa curva che ti dicono qui impostala più larga, qui c'è un salto, c'è una buca, non la evitare ma saltaci, ed è questo quello che di questo corso mi piace tantissimo. Vedete, tipo in questo caso, io questa buca la evitavo e quindi per evitarla rallentavo, mi spostavo, e guardate Joe dove è messo, mi dice vai, dai gas, così ci passi sopra. Beh, facile a dirsi. È arrivato proprio in trance agonistica, ero. Com'è? Hai preso gusto, eh? Sì! Allora, tutta quella discesa a cannone, non lo so, le discese le faccio così. Solo che poi le stavo tirando dritto. Dove hai spazio lei è bella, eh. Porca puttana. Facevo stare a destra, lui lo faceva perché praticamente non vai a infossarti nel posto, e da una riva tu saltavi di là e poi subito attacco e la bomba. non prendi quello il bussolamento che è nel canale. Com'è? Bomba, caduto. Bene. No vabbè, mi sono Bene. spiegato, per fortuna. Fa parte del gioco, qua. Uno si augura sempre che quando vai per terra non succeda niente, Salita però. curva, Bene, bene, però bella, tutta bella in piedi. fighissimo. Bella Bella. posizione del motore. Questa qua non è semplice perché, ripeto, continua a cambiare di inclinazione, no? No, anche sì, esatto. Poi di lì, se sbagli un po', vai a finire la taglia, ma vai a finire in mezzo alla merda, quindi. Ho Giosala davanti, vi dico solo questo. Bastardo! Ecco che linea prendeva lui!
bravissimo. Bello. Però tante volte sei un po' statico sulla moto, non sposti e Ok. secondi quelle che la traiettoria della moto. Io Ok. provo un po' di... Ok. E con ste moto qui il colpo d'occhio, andare a cercare poche buche è strategico. Ah. Già sulla riva, Sì, ho visto, hai fatto due traiettorie diverse, due linee diverse. poi questo gobba qua te Minchia. la tutta. Io invece lo uso per fare il saltino, in modo che non prendere ricalcate. Sì, sì, perché fai po. Benissimo, benissimo. Ah. Lì il passaggio nel coso, no, bene. No, ma quello là riesco, cioè, mi mollo lì. Però ho visto che tu, io la facevo stretta, tu invece sei andato largo, per poi, prima del ponticciolo, quella discesa così. Io la facevo stretta e tu l'hai fatta larga. Io cosa succede? Quando vedo le buche cerco lo spazio per starne fuori. Ah. Molto pesante, tutto. Sì, sì, infatti queste qua... Le conti tu. Minchia. Va bene, Bravo! va bene. Nel prato qua carica di più il posteriore. Ok. Ovviamente la discesa, si carica l'avantesimo, il dito salgerisce, è già vicino di suo, Sì. devi dargli peso sulla ruota dito perché arranchi un po'. Ad Ok. esempio c'è una buca, Sì? io la sbuffo, cerco di entrare in modo che sfrutto diciamo La discesa che crea e non il salto. il tampone Ok. per perdere velocità. Ah. Adesso ti faccio vedere, Ok. dico a lui che perde un baracchino qua. Allora, tu acceleri la prima parte, Sì, e poi è il momento di frenare. sì. E se arrivi molto veloce, quei tamponi lì cerco di copiarli, quando entro cerco di frenare in modo consistente, perché poi se tu entri lì la moto si sbilancia, non riesci più poi a frenare, dipende dalla velocità ovviamente. Però anche il corpo è visto come dietro. Sì, sì. Se voi siete un po' caricate poco il posteriore, Ok. allora resta leggero, tende un po' a patinare. Stiamo cercando il No, ma cazzo, sì, devi dire ste robe. Sì, anche perché qua proprio io mi sento ogni tanto in balia. Pupum, pupum. Volevo fare secondare perché se tu vieni, non sforzi la discesina, tampone. Esatto. Va bene. La faccio anche con la moto enduro, perché tu su un fondo piatto hai più effetto frenante, sei più stabile, tu ti cacci nel canale e quindi il colpo d'occhio però va bene, serve per legare o serve per impazzire. Capito? Hai visto? Poi arrivo su alto, tu mi butto dietro e per il ponticello tu facci caso sulla sinistra, non c'è un posto, non ci passa nessuno, non c'è le buche. Sì. Quindi mi permetti di frenare più avanti. Non le buche iniziano e il grip, cioè un momento che si alza la ruota non è l'effetto frenante, invece sul piatto. Ah, bellissimo. Io passavo dritta, c'era. Normale. Sì, a tutto poco, sta andando fortissimo. E poi Non vi ho detto, ma non era il semplice corso. Quello che hanno organizzato Valentina e Fulvio era proprio un evento, quindi la possibilità di stare all'interno del parco, dormire nell'hotel. Avevamo creato qualcosa di unico e vi posso assicurare che, ok, costa, però se ne avete la possibilità vi conviene farlo. Buongiorno ragazzi, oggi giretto di gruppo, sarà un percorso misto, asfalto, sterrato, più o meno impegnativo, in modo tale che si possa mettere in pratica, che si possano mettere in pratica gli insegnamenti di Jordi, Aimo e Joe. E sono proprio curioso di vedere come andrà, come si comporteranno i ragazzi e se farò minchiate. Di prima mattina, intanto con sta giacca ba, un freddo cagnaccio con 20 gradi. Allora direi lasciamo qui le moto noi, facciamo 50 metri a piedi, che c'è un tratto con un po' di radici, un pellettino più tecnico e vediamo un paio di passaggi del giorno, passaggio insomma del giorno, ok? Io praticamente da qui arrivi su dritto fin dove c'è un incrocio, all'incrocio ci aspetti. Già spuntato senza continuare apro chiudo, già spuntato. Gioco da ragazzi, però no, poi devi stare attento, ok, qua c'è la radice, ok, la prendo un po' di qua, forse questo se la posso saltare. Quindi ogni volta c'è sempre qualcosa di nuovo, Bene, bene. Vai Milo!
Bravo, caspiterina! Ma facciamo una tendata qua, che ne dite? Salve! Come andiamo? Andiamo, sono grosse queste, lo so! Avvocato! Come le sembra questo pezzo? Posso dirlo? Sti cazzi. Vabbè, adesso ci fanno vedere come si fa. Sai cosa fa? Urca, cos'è volato! Cazzo, Dio mio. Lui ha svirgolato con l'anteriore, figurati noi. Io vado a casa, ciao. Non c'è altra strada? Io vado a casa, ci vediamo. Porca miseria. Ha ascoltato Sassi qua, là, ha creato buche, canali, roba del genere. Allora, facciamo una cosa. Abbiamo traccia. Vabbè, non c'è problema. Fin dove riusciamo, con calma, se vi fermate un momento, ok, ma veramente con calma. Tanto in salita alla valle uno si pianta, fermo, piedi in terra. Eventualmente tra i piedi e sedute, cercare di, Esatto. di Cioè, tenere un minimo di velocità in modo che la ruota abbia trazione, non devi chiedere il grip per ripartire così, perché sennò poi se vai troppo piano devi riprendere la velocità. come dicevo prima, però gas e frizione, se poi il cambio di piantate, zero problemi. Diamo mano noi risolviamo. Dai, inizio a salire io fino in cima. Ci diamo un po' di Preparo via Ma quanto ce n'è ancora dopo qua? pari. Allora, Milo, ultima sigaretta prima del... O se volete vedere il mio passaggio e scendere dopo, come volete. Io faccio passeggero. Qual è il vostro ultimo desiderio? Allora, Milo prosecco. Milo prosecchino. Lollo, tu? Allora, 2 costole nuove. 2 costole nuove. Avvocato, l'ultimo desiderio? Guarda, l'ultimo desiderio è realizzare la cima di questo fottuto ponte. Riuscire ad arrivare E allora? E quindi non fatemi soffrire, cioè, mettetemi subito. Allora, questo pezzo l'hanno fatto tutti, sono stati tutti molto ma molto bravi. Immaginavo. Il problema qual è? Una volta che ti fermi in salita con una pietraia e ripartire, se sono viste delle belle. Ma dove cazzo è? Urca. Guarda dove devi andare, non guardare in terra, guarda lì. No, no, vai, fallo andare, spingilo semmai. Vai che giro, vai. Già riscriversi a un corso vuol dire che hai già quel tipo di impostazione, però poi farlo veramente non è cosa scontata, quindi grazie per, diciamo, l'ascolto, la fiducia e l'aver provato a mettere in pratica anche col naso per terra ogni tanto. siamo in tanti a averlo fatto. Quindi... Quella fiducia stamattina sulla... Va bene figliuoli, il corso finisce qui. Spero che vi sia piaciuto, che abbiate preso qualche spunto dal video, dalle parole di Joe, di Jordi e di Aimo. E come ho detto sempre, fare un corso sì, è costoso, però quello che acquisite durante il giorno, durante i 2 giorni, è qualcosa che vi porterete sempre con voi.
Piccolo appunto, non aspettatevi che dopo il primo giorno di corso, insomma, diventiate piloti Dakar. Poi sono del parere che questi corsi funzionano un po' come i corsi di inglese, no? Se tu fai una settimana, una lezione, un'ora di inglese, non parli inglese, devi poi praticarlo. Lo stesso il corso di fuoristrada, che esempio di merda che ho fatto, però vabbè. Lo stesso il corso di fuoristrada, cioè lo fate, però se poi, come dire, non mettete in pratica, non dico giornalmente, ma comunque in maniera costante quello che avete appreso nel corso, secondo me i miglioramenti non si vedranno molto nel breve termine. E altra cosa, Valentina e Fulvio stanno, come dire, creando un evento ad hoc di questo K Experience e secondo me sarà un corso, comunque un evento alla quale non potrete mancare, quindi vi tengo aggiornati. Altra cosa, niente, io vi ringrazio sempre della disponibilità, ci vediamo al prossimo video, non so cosa sarà e vi voglio bene. Saluto al Marrettore Nazionale.